Ciao amici, bentornati nel mio canale. Oggi siamo ancora qui, nel canale YouTube L'Arte del Fatto Umano, dove io propongo sempre tanti tutorial gratuiti in tutte le taglie e da pochi giorni sono presenti anche sottotitoli per le amiche che parlano la lingua spagnola, inglese e francese. Ci sono anche sottotitoli in italiano. Allora, ho finito e pubblicato il tutorial del maglioncino, del maglione Provenza. Ho iniziato già con i lavori invernali perché poi mi assenterò un mesetto e quindi voglio andare via con qualcosa per voi già, per chi volesse iniziare a lavorare un pochettino la lana. Ma è rimasto 100 grammi di filato, un gomitolo da 100 grammi di filato del maglione Provenza, e ho voluto realizzare il suo cappellino. Come sapete già da tempo, quando mi resta del filato io amo completare, diciamo, i miei lavori con qualche accessorio. Quindi mi servirà appunto un gomitolo di lana sfumata. Io appunto sto usando quella che mi è restata, che vabbè si chiama Roseto Worsted, è della Easy Yarn, e comunque sono gomitoloni di 100 grammi con una estensione di 200 metri, lavorabili con un uncinetto 5 e 5 e mezzo, e quindi insomma potete utilizzare la lana che volete. Ecco, importante che abbia queste caratteristiche. È sto facendo appunto un cappellino molto facile, che ha la stessa lavorazione, lo stesso punto del suo maglioncino Provenza. E per questo progettino sto usando un uncinetto 5 e mezzo, mi servirà una forbice, e io avevo in casa un pom in tinta, vedete che carino, toni del grigio, e quindi lo voglio cucire sulla sommità del cappellino. Una volta che avrò stretto questa sommità attaccherò questo cappellino e quindi verrà un bel completo. Allora, per la realizzazione di questo cappellino, vedete, io l'ho già iniziato. Ho calcolato che 4 motivi interi, che sono multiplo di 18, quindi 18 per 4, 72. Ho provato a fare appunto una prova e ho visto che queste maglie, vedete, erano perfette per la circonferenza della mia testa, e quindi i miei 4 motivi andavano bene. Quindi ho fatto una catenella di 72 maglie, che adesso andremo a fare un pezzettino di questo punto, e ho fatto appunto dei giri di punto elastico. Dopodiché, finito il punto elastico, ho proseguito, devo ancora finire, ho proseguito inserendo su queste 72 maglie perfettamente le 4 ripetizioni del motivo del maglioncino. Insomma, voi comunque, se usate un'altra lana, se avete un'altra circonferenza, provatelo. Eventualmente potete usare un uncinetto maggiore per aumentare di un paio di centimetri, se per caso questa circonferenza fosse troppo stretta, e potete usare un uncinetto cioè io sto usando un 5 e mezzo, quindi 6 se volete una circonferenza maggiore, usate un 5 se volete una circonferenza minore. Adesso io vi faccio vedere su una catenella semplice, a fare su un pezzettino, insomma, a fare il punto elastico, e poi vi dirò come proseguire. Adesso facciamo una catenella, facciamo un numero qualsiasi. Allora, per farvi vedere la lavorazione, io ho fatto una catenella con un multiplo di 2 volte del motivo, quindi 18, 18, 36. Però per fare il cappellino servono una catenella di 72 catenelle, che equivalgono a 4 motivi. Nel caso del mio campione, appunto, facciamo 2 motivi, ma poi il proseguimento è la stessa cosa, quindi andiamo a chiudere. Raddrizzando bene la catenella andiamo a chiudere il nostro cerchio, il nostro cerchietto, scusate, le paperelle, lo andiamo a chiudere con una mezza maglia bassa, vedete, e da qui andiamo a fare il primo giro di maglie alte semplici. Quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, e andiamo a fare una maglia alta su ogni catenella
fino alla fine del nostro giro. Vedete, carico il filo, una maglia alta su ogni catenella. Siamo alla fine del primo giro della maglia alta, ho fatto l'ultima maglia alta, adesso mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa qua nella terza catenella che aveva sostituito la prima maglia alta. Ora andiamo a fare dei giri di punto elastico. Allora, nel nostro cappello originale andiamo a contarli insieme. Sono 1, 2, 3, 4, 5 giri di punto elastico più il sesto, che è questo qua di maglie alte normali. Ora vi faccio vedere a fare il punto elastico, ve lo faccio vedere su un paio di giri, però voi dovete ripetere il giro che vi faccio vedere di seguito per 5 volte. Quindi ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, iniziamo a fare dei punti in rilievo, in costa davanti, in costa dietro. Presi, no scusate, presi davanti e presi dietro. Allora carico il mio filo, vedete che c'è questa maglia alta, entro sulla parte davanti ed esco dalla parte sinistra abbracciando la maglia in questo modo. Esco con la mia asola e faccio una maglia alta normale. Questa è la maglia alta presa davanti. Alterniamo con la maglia alta presa dietro, quindi carico il filo in questa seconda maglia, andiamo a prenderla dietro, quindi carico il filo, vado dietro al lavoro, entro tra una maglia e l'altra, esco tra una maglia e l'altra, esco con l'asola e faccio la mia maglia alta normale. Carico il filo, ora ritorniamo ad alternare con la presa davanti, quindi entro davanti, abbraccio, praticamente si entra tra una maglia alta e l'altra, vedete, questa l'ho già lavorata, entriamo qui, ecco, e questa è la presa davanti, il rilievo davanti. Carico il filo, ritorniamo ad alternare con la dietro, quindi passo dietro tra una maglia e l'altra, esco tra una maglia e l'altra e faccio la mia maglia alta. Questo è il punto elastico, va eseguito appunto alternando le maglie alte prese davanti, in rilievo davanti, e le maglie alte prese dietro, in rilievo dietro. Adesso vi faccio vedere un altro pezzettino, adesso è ora di prenderla in rilievo davanti. Carico il filo, adesso andiamo a prenderla dietro e eseguite tutto il giro in questo modo. Ci vediamo qua per chiudere il giro. Ecco, siamo alla fine del giro del primo punto elastico, mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella terza catenella che aveva sostituito la maglia alta, la prima maglia alta del giro. Per effettuare il seguente giro di punto elastico e tutti gli altri, praticamente per un totale di 5, io ve ne faccio vedere adesso a fare un altro, ma però mi fermerò e proseguirò col punto traforato. Voi invece dovete continuare facendo appunto un totale di 5 giri di punto elastico più il primo punto di maglia alta. Allora mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, cosa facciamo? Andiamo a lavorare le maglie come si trovano, come si presentano, quindi dove c'è la maglia alta in costa davanti, in rilievo davanti, vado a fare la maglia alta in rilievo davanti, vedete, quindi con lo stesso sistema di prima abbraccio la maglia, vedete, e faccio la mia maglia alta normale e poi alterno, faccio lo stesso lavoro, praticamente quella dietro la lavoro prendendola come prima, come giro prima dietro, quella davanti la vado a prendere come prima davanti. Ecco, questo è il punto che dà appunto l'idea oggi mi sono ripetitiva, dell'elastico, ma proprio poi sarà sostenuto e sarà un bel cappellino bello caldo.
Ecco, finite così il giro, poi qua chiudete con la mezza maglia bassa e mi andate a ripetere, vedete, 5 giri di punto elastico. Appunto vi ripeto che noi stiamo facendo un mini cappellino esattamente con il numero di catenelle della metà che voi dovete fare per avere la misura di un cappello per adulti normale, perché comunque il procedimento è lo stesso, solo che qua abbiamo ripetuto 4 volte i motivi traforati e qui andremo a ripetere 2 volte, appunto per far sì che il tutorial venga realizzato un po' più velocemente, ma il sistema è uguale, non cambia niente. Ecco qua, io ho chiuso il mio giro con la mia mezza maglia bassa. Nel campione ho fatto solo 2 giri di punto elastico, mentre nel cappellino dovete arrivare a 5 giri. Però se vi piace di più un elastico più sottile potete fare, o anche più alto, potete fare come volete, non c'è nessun problema. Adesso vi faccio vedere come inserire il nostro punto traforato, che io l'ho trovato molto bello, poi risalta con questo tipo di sfumatura. Vedete, vi faccio vedere un attimo ancora, vedete com'è carino. Sul mio canale troverete il suo maglione uguale con lo stesso punto, magari se vi iscrivete al canale e cliccate sulla campanella vi arrivano poi le notifiche dei miei lavori, e quindi troverete sempre tutto quello che vi serve sul mio canale. Allora adesso andiamo ad inserire il nostro punto traforato. Allora mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e proseguiamo con il primo giro del motivo, che è formato da 1 2 3 4 5 6 giri. Carico il filo, entro nella maglia alta seguente, faccio una maglia alta, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente. Quindi andiamo ad inserire 13 maglie alte, una su ogni maglia. Carico il filo, vedete, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13. Una catenella di separazione, carico il filo, salto 2 maglie di base, 1 e 2, nella terza vado a fare una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base, un punto, praticamente un punto V. Una catenella di separazione, carico il filo, salto di nuovo 2 maglie, nella terza ricomincio con le 13 maglie alte che abbiamo appena lavorato. Quindi vado a fare 13 maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante. Vedete, 13 maglie alte e di nuovo una catenella, carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza faccio il mio punto V, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base, una catenella, vedete che qua sono rimaste 2 maglie alte, quindi mi vado a chiudere nella prima maglia alta, nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta. Sto chiudendo con una mezza maglia bassa. Vedete che qua ho ripetuto solo 2 volte il giro, mentre nel cappellino è ripetuto 4 volte. È esattamente la metà, il campione stiamo facendo la metà esatta. Questo è il primo giro del motivo. Adesso andiamo a fare il secondo giro. Allora, nel secondo giro mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, maglia alta su maglia alta, è un punto semplicissimo da fare.
carico il filo, terza maglia alta su terza maglia alta sottostante, carico il filo quarta su quarta sottostante, carico il filo quinta su quinta sottostante, carico il filo sesta su sesta sottostante. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio la maglia alta e faccio le altre 6 maglie alte fino qua alla fine. Quindi una l'abbiamo già fatta, 2, 3, 4, 5 e 6. Dove abbiamo questa lavorazione della catenella, il punto V e la catenella, dobbiamo sempre mantenere la stessa lavorazione per tutta la durata del nostro lavoro di punto traforato. Quindi faccio la catenella, carico il filo, entro nel punto V già esistente sottostante e faccio un punto V, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta dentro il punto V sottostante, una catenella e riprendo a fare le mie 6, vedete, maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante, 2, 3, 4, che belle sfumature che ha questa lana, 5 e 6. E quindi di nuovo le 2 catenelle, carico il filo, salto la maglia di base e vado a fare le altre 6 rimanenti del gruppo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, un attimo, prendiamo un po' di filo, 5 e 6, 2, 4 e 6. E qui ci si ripresenta il nostro motivo del punto V, quindi una catenella, carico il filo, entro nel punto V sottostante, faccio il punto V, una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto di base, una catenella e siamo già alla fine del giro. Quindi vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva il mio primo punto alto. Proseguiamo. Ora andiamo con il terzo giro del motivo traforato. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, maglia alta nella seconda maglia alta sottostante, carico il filo, terza maglia alta nella terza maglia alta sottostante, carico il filo, quarta maglia alta nella quarta maglia alta sottostante. Quindi andiamo a diminuire le nostre maglie alte laterali di questo motivo. Ora facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto le 2 maglie di queste 2 maglie sottostanti, vado qui in queste 2 catenelle e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, carico il filo, salto 2 maglie alte, vado nella terza e faccio le 4 maglie alte che ho fatto anche da questa parte, quindi una sulle rimanenti 4 maglie alte, una per ogni maglia alta, 3 e 4. Qui ci troviamo il nostro solito punto da fare, da ripetere così come si trova, quindi una catenella, carico il filo, entro nel punto V e faccio il punto V, una maglia alta, una catenella e una maglia alta dentro al punto V, una catenella, scusate, e rifacciamo, ripetiamo il motivo, carico il filo, vado sulla prima maglia alta e faccio 4 maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante, 3 e 4.
3 catenelle di separazione, salto queste 2 maglie alte, vado qui nell'archetto e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto le 2 maglie seguenti alte e vado nella terza e faccio le mie 4 maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante, 2, 3, 4, e qui finiamo il giro mantenendo la lavorazione, una catenella, punto V dentro punto V, una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto di base e una catenella, e mi vado a chiudere come sempre con la mezza maglia bassa qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Quarto giro del motivo traforato, mi alzo con le 3 catenelle solite che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, vado a fare una maglia alta nella maglia alta seguente e mi fermo a 2 questo giro, quindi erano 13, 6, 4 e 2, 3 catenelle di separazione, 2 e 3, vado nel primo archetto e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, vado nel secondo archetto e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto le prime 2 maglie alte, vado a fare le ultime 2 delle 4, quindi una, carico il filo, maglia alta su maglia alta, ecco qua, e di qua abbiamo il nostro punto solito che abbiamo detto che dobbiamo mantenere come si trova, quindi facciamo la catenella, carico il filo, entro nel punto V, faccio la mia maglia alta, la mia catenella e la mia maglia alta, quindi il punto V dentro punto V, una catenella e continuo. Vedete, praticamente questo punto, vedete, è formato da una parte di maglia alta con dentro questa lavorazione e delle righe verticali, vedete, con il punto V, e questo si ripete, quindi il motivo è da qui a qui che si ripete. Quindi andiamo avanti, questo è il quarto giro, carichiamo il filo e andiamo a fare le 2 maglie alte, una sulla prima e una sulla seconda del gruppo, e di nuovo 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto, nel primo archetto che incontriamo, 3 catenelle, 2 e 3, maglia bassa nel secondo archetto seguente, 1, 2, 3, carico il filo, salto 2 maglie alte, vado a fare le ultime 2 delle 4 sottostanti, una per ogni maglia alta, 1 e 2. Qua troviamo ancora il nostro punto da mantenere come si trova, una catenella, carico il filo, punto V dentro punto V sottostante, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto V, una catenella e chiudiamo sempre con la nostra mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, e siamo 4, 1, 2, 3, 4 giri. Facciamo il quinto giro. Adesso cosa dobbiamo fare? Abbiamo aperto questa tipo di losanga, adesso vedete la dobbiamo andare a richiudere, quindi riprendiamo pian piano con le maglie alte per arrivare ancora a 13 pian piano, quindi ci alziamo nel quinto giro con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, lavoriamo maglia alta su maglia alta la seconda, e ora carico il filo, vado in questa catenella, in questo archetto, nella prima, dentro la prima catenella dell'archetto, e vado a fare una maglia alta, carico il filo, un'altra la faccio nella seconda catenella dentro, e vedete che adesso stiamo ripetendo praticamente il giro, quello dove c'erano qua sotto le 4 maglie alte. Quindi facciamo le 3 catenelle, vado in questo archetto seguente
che è quello centrale dei 3 del giro sottostante, e faccio la maglia bassa. Faccio le 3 catenelle ancora, carico il filo, vedete qua abbiamo l'altro archetto di 3 catenelle, vado nella seconda catenella, quella centrale, e faccio la maglia alta. Carico il filo, vado in quella seguente e faccio la maglia alta. Carico il filo e vado a fare maglia alta su maglia alta. Carico il filo, maglia alta su maglia alta. Qui facciamo il nostro motivo solito, quindi una catenella, carico il filo, punto V dentro punto V, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto, una catenella, e riprendiamo ancora la lavorazione. Quindi carico il filo, vado a lavorare queste 2 maglie alte già esistenti, una maglia alta su ogni maglia alta sottostante, una e 2. Carico il filo, maglia alta sulla prima catenella dell'archetto seguente, carico il filo, seconda maglia alta sulla seconda catenella dell'archetto seguente, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco seguente, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto una catenella dell'arco seguente, vado nella seconda e faccio una maglia alta, carico il filo, maglia alta nella catenella seguente dell'archetto, carico il filo, maglia alta su maglia alta, carico il filo, maglia alta su maglia alta, e qui finiamo il giro con il nostro solito motivo: una catenella, un punto V nel punto V sottostante, una catenella, ci chiudiamo con la mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Ecco qua. Ora andiamo a fare il sesto ed ultimo giro di un motivo, quindi ci alziamo con 3 catenelle sempre che sostituiscono la prima maglia alta, vado a fare 4 maglie, quindi le 4 maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante, vedete 2, carico il filo 3, carico il filo 4, e anche qui facciamo la stessa lavorazione che abbiamo fatto nel giro precedente. Carichiamo il filo, andiamo nella prima catenella dell'arco seguente e facciamo una maglia alta, carico il filo, andiamo nella seconda catenella dell'arco, quella seguente, e facciamo una maglia alta, perché stiamo chiudendo il nostro punto losanga. Ora facciamo una catenella di separazione, carico il filo, andiamo nell'arco seguente, saltiamo la prima catenella, andiamo nella seconda e facciamo una maglia alta, carico il filo, vado nella seguente catenella e faccio una maglia alta, e poi vado a lavorare le 4 maglie alte seguenti, una maglia alta su ogni maglia alta, 2, 3, carico il filo e 4, e facciamo una catenella, la nostra lavorazione solita, quindi punto V dentro punto V, una maglia alta, una catenella e una maglia alta nel punto V, una catenella, e andiamo a ripetere anche qua la stessa lavorazione che abbiamo fatto. Ecco, qui sono alla fine del giro e vado a chiudere come sempre con la mia mezza maglia bassa qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Ecco, io adesso vi ho fatto vedere i 6 giri che servono, perché ve li faccio vedere bene, per fare, vedete, il nostro motivo.
che è questo. Nel cappello originale, nella taglia adulto, va ripetuto esattamente uguale una seconda volta. Quindi adesso io vi faccio vedere a inserire di nuovo il primo giro, perché qua l'abbiamo inserito su un giro di maglie alte. Adesso ve lo faccio vedere a reinserire il primo giro del secondo motivo sul giro del motivo, ma vedete che è semplicissimo. Quindi ripartiamo con il primo giro del secondo motivo, che equivale al primo giro, questo qua. Quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, vado a fare tutte queste 6 maglie alte esistenti, vado a fare una maglia alta su ogni maglia alta, quindi 6, 2, 3, 4, 5 e 6. Dove abbiamo l'archetto di una catenella, carichiamo il filo, entriamo nell'archetto e facciamo la settima. Praticamente andiamo a riformare le 13 maglie alte che avevamo qui nel primo giro. Quindi siamo a 7, andiamo adesso a lavorare le altre 6, vedete, di questo motivo, quindi 8, una maglia alta su ogni maglia alta sottostante, 9, 10, 11, 12 e 13. Quindi abbiamo già ricreato, vedete, molto semplice questo motivo. Vedete, abbiamo ricreato le 13 maglie alte sottostanti. È molto semplice perché anche poi comunque questo motivo non viene lavorato a zigzag, ma viene lavorato in verticale, un motivo sopra l'altro, quindi è molto semplice. Abbiamo già ricreato le nostre 13 maglie alte su cui si svilupperà di nuovo il motivo, e qui andiamo a fare ancora, come sempre, la catenella, il nostro punto V nel punto V, vedete, una maglia alta, una catenella, una maglia alta nel punto V, una catenella, e riprendiamo con le maglie alte, le 13 maglie alte. Ecco, questo è l'inserimento del primo giro del motivo sul motivo già esistente. Quindi nel cappellino ripetete ancora i 6 giri, praticamente un totale di 12 giri questo cappellino. Poi non so se state facendo con una lana più sottile, insomma regolatevi voi, provatelo. Ecco, io sto lavorando con questa lana, con una tipologia di worsted, una lana worsted, e con un 5,5 vi faccio vedere. Io ho avuto necessità di solo di 2 ripetizioni. Quando siete arrivate al 12° giro, quindi come nel mio caso, ora desfiamo questo giro qui, che a me non serve, vi faccio vedere come andare a chiudere la punta del nostro cappellino. Allora, per chiudere la punta del nostro cappellino, una volta finiti i 12 giri, che comunque il 12° vi equivale a questo giro qua che ho qua io, vedete che della fine del motivo. Allora mi sposto con 2 mezze maglie basse sulla terza, vedete, sulla terza maglia alta, 1, 2 e 3, e mi alzo con una catenella, rientro in questa maglia e faccio una maglia bassa, vado nella maglia alta seguente e faccio una maglia bassa. Adesso andiamo a chiudere insieme diversi punti. Allora, dove non c'è il punto V ma c'è il punto, la losanga, facciamo come segue: entriamo nella maglia alta seguente, usciamo con una gettato, entriamo nella maglia alta seguente, usciamo con un gettato, saltiamo la catenella, andiamo nella maglia alta seguente e usciamo con un gettato, andiamo nella maglia alta seguente, entriamo la quarta, praticamente 4 gettati più quello dell'inizio, quindi abbiamo 5 anellini sull'uncinetto. Carico il filo, chiudo tutto insieme
ok? Poi andiamo nella maglia alta seguente e facciamo una maglia bassa, maglia alta seguente, maglia bassa, 2. Qui dove c'è il punto V doppio, chiudiamo insieme in questo modo. Entro nella maglia alta seguente ed esco con il primo gettato. Maglia seguente, secondo gettato. Da qui passo direttamente dentro il punto V, stringendo bene il filo ed esco con un gettato. Ed è il terzo gettato. Da qui salto questa catenella, vado direttamente sul gruppo di maglie alte seguente, stringo bene il filo perché c'è un salto ed esco col quarto gettato. Entro nella seguente, esco con il quinto gettato e quindi qua dove c'è invece il punto V, vado a chiuderne 5 insieme perché unisco anche il centro, un gettato nel centro del punto V. Andiamo avanti, vi faccio vedere tutto il giro così lo imparate bene, tanto è piccolo. Allora, stringendo bene il filo, entro nella maglia alta seguente e faccio la maglia bassa. Maglia seguente, maglia bassa. Di nuovo, ora siamo alla volta della losanga, quindi ne chiudiamo insieme 4. Allora, entro nella maglia seguente, esco con un gettato, entro nella maglia alta seguente, esco con un gettato, salto la catenella, vado nella maglia alta seguente, esco con un gettato, maglia alta seguente, quarto gettato, chiudo tutto con un gettato. Vedete, guardate come si sta stringendo. Adesso andiamo nella maglia alta qui seguente, facciamo 2, quindi una maglia bassa, nella seguente un'altra maglia bassa, praticamente tra un gruppo di chiuse insieme e l'altro ci sono 2 maglie basse libere da fare complete. Ora siamo sul punto V, quindi dove c'è da chiuderne 5 insieme, entro nella maglia alta seguente, esco con un gettato, maglia alta seguente, gettato, passo direttamente dentro il punto V, vedete? Stringo bene il filo perché c'è spazio qua in mezzo, esco con il terzo, vado direttamente sul gruppo, vedete qua, di maglie alte, esco con il quarto gettato, vedete che qua eravamo dove avevamo fatto ci siamo spostati le prime 2, ci siamo spostati con le mezze maglie basse, entro nella quinta, questa è la seguente, un po' duro perché c'era la mezza maglia bassa, esco con un gettato e chiudo tutto insieme, 5. Ecco, questo è il metodo di chiusura della punta che dovete fare su tutto il giro. Io ho già finito perché il mio giro è piccolino. Allora vado a cercare la mia prima maglia bassa del giro, vedete, e mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa. Qui adesso rimane ancora un foro, vedete, quindi allora i metodi per chiudere ancora la punta sono i seguenti: o tagliate il filo, inserite un ago da lana e andate a chiudere con l'ago da lana, oppure si può ancora chiudere insieme. Vediamo, magari vi faccio vedere anche un altro metodo che è un po' più, diciamo, antipatichino, ecco, da fare, ed è quello di chiudere insieme ancora 4 a 4 queste maglie rimanenti. Quindi posso fare, entro nella prima maglia bassa, esco con un gettato, vedete, in tutte, anche quelle chiuse insieme, 2, 3 e 4, e chiudo insieme. È un po', insomma, ci vuole un po' di pazienza, bisogna entrare con il dito, vedete, oppure, come vi ho detto prima, tagliate un po' di filo e andate a chiudere con l'ago. Vi faccio vedere anche questo. Allora, la prossima è qua, vedete, stringiamo bene questo filo. Allora la prossima è qua, entriamo e usciamo col gettato,
questa è l'altra, gettato, 3, è un po' faticoso, che è piccolo piccolo il buchino, e 4, e chiudiamo tutto. Ecco qua. Facciamo l'ultimo, se ci riusciamo. È minuscolo, vedete qua, è minuscolo. Quelle che sono rimaste bisogna entrare con pazienza. Usciamo, vediamo se ce n'è ancora una, e poi basta, l'ultimo. Scusate che ho sfocato. Ecco qua, e chiudiamo. Ecco, adesso possiamo tagliare il filo, chiudere bene. Vedete che c'è rimasto un forellino proprio piccolo, vedete? Però dopo, una volta che avete messo il pompon, non si vedrà più niente, quindi fate passare il filo da dentro in questo modo qui. Andiamo il filo, lo facciamo passare dentro e poi lo andiamo a fermare bene. Ecco, guardate che carino per una bambolina. Che carino, guardate qua. Ecco, questo è il nostro cappellino. Qua ci va sul centro dove è attaccato il pompon. Ci sono anche, io adesso non l'avevo in casa, ma ci sono dei pompon che hanno un automatico, un bottone automatico, che basta cucire il bottone qui sulla punta del cappello, e potete così staccare il pompon durante il lavaggio. Ecco, questo è il nostro cappellino mini, che è esattamente la metà di motivi di quello grande. Io qua ho rifinito, vi faccio vedere, è facoltativo. Praticamente una volta finito mi sono ritrovata con la circonferenza del cappello che rischiava in breve tempo di sformarsi. Sono andata a fare, vedete, un giro, mi sono riattaccata, adesso ve lo faccio vedere, con un giro piccolissimo, adesso lo facciamo insieme, che serve per tenere appunto il bordo del cappello in forma. Però attenzione, perché questo va a stringere la circonferenza, quindi non lo dovete fare proprio eccessivamente stretto. Ecco, facciamo il nodo d'inizio, qui abbiamo la catenella iniziale, entro in una qualsiasi, questa è la catenella iniziale, esco con una mezza maglia bassa, vedete? Praticamente io adesso vado a fare un giro di mezze maglie basse, una in ogni catenella, quindi vedete, entro nella prossima, come quando vi spostate per arrivare in un determinato in una determinata posizione durante un giro, vedete, guardate, è semplicissimo. Risulta come una piccola catenella che gira tutta intorno al vostro bordo, una per ogni catenella iniziale. Questa è la catenella d'inizio, vedete come risulta? È molto molto carino. E però, come vi dico, fate attenzione, perché questa lavorazione non è elastica, quindi vi va a stringere la vostra circonferenza. Ecco, il cappellino è finito. Spero che anche questo lavorettino, vedete che se fate il cappellino con il maglione viene molto bello, è finito poi l'effetto. Io l'ho provato appunto quando, purtroppo la foto non rende, ma quando l'ho provato, mia figlia, che tra l'altro è bionda, con queste sfumature qui, veramente ho fatto un urlo, perché ho detto mamma mia come ti sta bene. E insomma, io vi consiglio di fare anche il cappellino, perché vedrete che avrete un bel completo. Poi guardate, a me è rimasta della lana, volendo si potrebbe fare con lo stesso sistema, si potrebbe fare anche gli scaldapolsi, però ne ho un po', ma non è sufficiente. Bene, ora proseguo, sto facendo una giacca molto avvolgente, diciamo per ottobre, che è adatta a fine settembre-ottobre, praticamente prima del cappotto. Spero di pubblicarla prima di andare in vacanza,
e poi insomma ci vedremo più avanti, anche ho bisogno di fermarmi un attimino. Ok, vi saluto, vi ringrazio di essere sempre presente, di starmi vicino con l'affetto e se potete scrivermi andiamo avanti insieme e continuiamo a fare dei bei lavoretti. Grazie ragazze, ciao, alla prossima.